Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Ovviamente prima di cominciare questo contenuto verso Napoli-Udinese andremo a fare il punto della situazione sia ovviamente in casa nostra sia per quanto riguarda l'Udinese, probabili formazioni, l'eventuale recupero del nostro muro difensivo. Alessandro, buongiorno, e non possiamo fare a meno di parlare della partita di ieri perché ci interessa assolutamente da vicino. Fiorentina vittoriosa nel recupero di campionato 3-0 contro l'Inter. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina, mi state dando una grossa mano con le iscrizioni nell'ultimo periodo e ve ne sono assolutamente grato. Se vi piace questo contenuto un bel like, così si diverte anche l'algoritmo. Partiamo dalla partita di ieri sera. 3-0 secco il risultato, con una Fiorentina che ha strameritato, a quanto ho letto e a quanto ho visto, perché poi ho recuperato il secondo tempo, l'ho finita di vedere da pochissimo, e la Fiorentina ha strameritato la partita. Forse è scattata nella Viola quella condizione che quando ti trovi totalmente in difficoltà a causa di un regolamento che è stato scritto con i piedi, e ne parleremo ovviamente, un pensiero anche lì, ci ha messo cuore e anima e ha praticamente surclassato l'Inter, perché se andiamo a rivedere poi la partita tra statistiche e come è finita, la Fiorentina ha strameritato questo 3-0 e noi non possiamo fare altro che gioire, perché ovviamente era un'occasione che l'Inter aveva per andare alla pari con il Napoli, mettersi a pari punti. Quindi io mi aspettavo più un Inter schiacciasassi dal primo secondo, perché comunque negli ultimi anni, ma anche in questo campionato, abbiamo visto un Inter che quando c'era comunque da battere sul ferro, pronta, e non lasciava scampo all'avversario. Ieri la Viola, tatticamente messa bene in campo con gli uomini contati, ha praticamente distrutto la squadra di Inzaghi. Parlavamo di questo regolamento. Allora, io non voglio nemmeno entrare in questioni, la legge è scritta, la vogliamo rispettare, la rispettiamo, però ci sono anche situazioni che di tanto in tanto possono aprire anche a delle deroghe, dei ricorsi, perché non è possibile che io devo andarmi a giocare una partita con 13 calciatori contati, devo chiamare primavera, perché poi è stata fermata la partita prima della sessione di mercato, viene recuperata dopo la sessione di mercato, quindi io non posso schierare determinati calciatori. Ho venduto, la Fiorentina ha venduto comunque, se non erro, 5 calciatori che facevano parte anche quasi tutti del blocco titolare. Si è ritrovata ieri con gli uomini contati, però tatticamente forse è stata quasi una manna dal cielo, per il semplice fatto che poi si è messa con due linee da 4 e ha bloccato le fasce, e è andata molto, ma molto bene per quanto riguarda il risultato, ma anche per quanto riguarda la prestazione. Cambiate questo regolamento, perché non esiste. Non sto qui a fare il tifoso il tifosotto che poi dice voi perché volevate favorire l'Inter, allora c'è sta un regolamento, la Fiorentina non può schierare questo e quell'altro, è sempre a favore. Assolutamente no. Ci si poteva trovare chiunque, ci potevamo trovarci noi nelle stesse condizioni, e non è proprio il caso. Io devo andarmi a giocare una partita di campionato, al di là che poi mi sto giocando la Champions, il quarto posto, lo scudetto, la zona retrocessione o quant'altro. Devo comunque poter avere i mezzi a disposizione per giocarmela la partita e non andare a fare comunque la controfigura non l'ha fatta la Fiorentina, anzi ha fatto una figura degna, diciamo, della situazione che stava vivendo, per il semplice fatto che era la partita che si recuperava per la situazione di Bove, che comunque pur lontana ma non troppo, comunque torna sempre alla mente. Era una partita che mentalmente poteva pesarti, e non poco, perché poi rivivevi un tantino quei momenti, è ricominciato il match dalla stessa azione praticamente, con quella rimessa laterale, e noi siamo assolutamente contenti perché campioni d'inverno e capolista da soli, 3 punti sopra l'Inter. Adesso servono gli attributi,
lasciatemelo dire, anche se sono una persona molto educata sul canale, i controcoglioni di Conte li dobbiamo diciamo mettere in campo da qui fino alla fine del campionato, perché l'occasione è molto ma molto ghiotta. Napoli-Udinese 1-3 all'andata, Udinese-Napoli, però se ricordiamo bene fu un primo tempo così così, con diciamo un Udinese che ci mise un tantino in difficoltà, tant'è vero che se andiamo a recuperare qualche numero del match, il Napoli chiude il primo tempo con uno 0,82 di XG contro 1,82 dell'Udinese, 3 tiri, 3 grandi occasioni, scusate, 7 tiri totali e 3 parate per quanto riguarda l'Udinese, 9 tiri totali, 2 parate per quanto riguarda ovviamente il Napoli. Poco pericoloso nel primo tempo, però poi nel secondo tempo vuoi che andammo negli spogliatoi comunque sotto di 1-0, nel secondo tempo tutt'altro Napoli, devastata praticamente l'Udinese in campo e diciamo a livello di numeri, e portammo la partita a casa 3-1. Sarà un'altra partita perché? Perché Runaic ritrova quasi tutta la rosa, dubbi di formazione per Napoli. Per la prima volta in stagione l'allenatore dell'Udinese ha quasi l'intero organico a disposizione, con Karlstrom che rientra dalla squalifica e i recuperi di Davis e Zibue e Giannetti. L'unico assente resta Pizarro, impegnato con l'Under 20 del Cile. Modulo e scelte tecniche per quanto riguarda l'Udinese. Se Zibue darà garanzie atletiche, probabile ritorno al 3-5-2. In caso contrario, possibile difesa a 4 con Christensen, Biol, Soletta e Camara per fronteggiare la fisicità di Lukaku. Infatti, all'andata l'Udinese ci affrontò con Christensen, Biol e Giannetti a 3 dietro, con Zibue, Lovric, Castro e Kelenkam e Zemura a centrocampo, ovviamente con Lucca e Toven nel reparto offensivo. Noi schierammo comunque la formazione tipo Neres, Politano, Lukaku, McTominay, Anghissà, Lobotka, la conosciamo ormai a memoria, e portammo assolutamente il risultato a casa con un grandissimo secondo tempo. Detto questo, ci possono essere sorprese di formazione per quanto riguarda il nostro Napoli, vista la situazione. Buongiorno. 2 giorni fa si è giocata un amichevole, ovviamente in casa, una partitella in casa contro il Giuliano. Il Napoli vince per 3-0 con addirittura Okafor in gol e non solo, Simeone e Raspadori. 3-0 con Buongiorno che comunque ha giocato il match, quindi sta recuperando, a quanto leggiamo sta anche mettendo massa muscolare, sta ritornando a grandissimi livelli per quanto riguarda la situazione fisica. E si legge: Conte domenica contro l'Udinese dovrebbe confermare la formazione del pareggio di Roma. L'unico dubbio riguarda Buongiorno. Sta crescendo di giorno in giorno, ricostruendo la sua massa muscolare, ritrovando l'abitudine al lavoro e superando anche a livello psicologico l'infortunio. Il dubbio c'è ancora, anzi Juan Jesus è in leggero vantaggio per la sfida contro l'Udinese. Conte valuta le diverse opzioni. È una situazione delicata quella di Buongiorno, per il semplice fatto che il Napoli comunque sta vivendo questa situazione con Juan Jesus, che è al top della forma sia fisica che mentale. Assist comunque nell'ultima partita per Spinazzola contro la Roma, un'altra partita sontuosa, mi viene da dire, senza nasconderci dietro a un dito, perché sapete benissimo come l'ho trattato Juan Jesus e mi era sembrato anche normale allora, per tutti gli errori comunque fatti l'anno scorso, cappellate che poi noi gli abbiamo perdonato. Però non c'è niente da fare quando mentalmente sei sul pezzo e quando mentalmente hai un direttore d'orchestra che sa perfettamente come prenderti e come diciamo metterti in condizione di rendere al 100%. È tutta un'altra musica, anche se gli anni passano e vieni da un'annata diciamo pochissimo felice, perché Juan Jesus veniva da un'annata disastrosa, lo possiamo anche dire, però era tutto poi che tutto girava intorno a chi era seduto in panchina, dal primo che prendemmo in quel di giugno, ovvero Garcia, fino ad arrivare poi a Calzona, passando per Mazzarri, ma gli ultimi due non hanno assolutamente colpe, perché diciamo che la frittata
fu fatta da Garcia per quanto riguarda la situazione mentale e lo scombussolare poi alcune gerarchie nello spogliatoio anche a livello di gioco. Ricordiamo, e non mi dilungo su Garcia perché sapete come la penso, ricordiamo quell'uscita, dobbiamo trovare un piano B, Lobotka tolto dal centro del villaggio, anche Anghissà può impostare, eccetera, eccetera. Tanto è vero che se andiamo a rivedere i match dell'anno scorso, e l'abbiamo detto anche in tante live che poi sono sul canale, il problema del Napoli è sempre stato una mediana che non raccordava la fase offensiva e né tantomeno poi faceva da scudo e lasciava la difesa completamente scoperta in un 3 contro 3, un 4 contro 4 che era, senza andare a coprire perché non c'era proprio la voglia di andarci a mettere la gamba. Voglia che c'è quest'anno e dobbiamo approfittare assolutamente della situazione. Però andiamo un attimo a prendere il calendario perché non dobbiamo nemmeno, diciamo, eh, sulla troppa euforia poi entrare in campo, siamo primi, l'Inter ha perso con la Fiorentina, eccetera, eccetera, perché se andiamo a vedere il cammino delle due squadre fino allo scontro diretto, noi abbiamo l'Udinese e l'Inter avrà la Fiorentina lunedì, quindi la partita di domenica sera già diventa molto ma molto interessante perché giochi prima, ti porti a più 6, nel caso ovviamente vinci la partita e metti una pressione non indifferente perché poi chi ti segue vincendo comunque rimane con 3 punti di distacco avendo finalmente le stesse partite giocate perché questa situazione che falsava un tantino la classifica mi dava assolutamente fastidio. L'altra partita dopo ovviamente l'Udinese e l'Inter contro la Fiorentina, l'Inter c'ha la Juve a Torino e noi ovviamente abbiamo la Lazio a Roma. Le difficoltà secondo me sono pari, perché andare comunque a Torino, al di là che possa essere una Juve diversa, forse con un Thiago Motta che non ha trovato la quadra, un Inter che per me resta comunque favorita contro la Juve, al di là che la partita sia a Torino, ho più paura di Lazio-Napoli, devo dire la verità, che di Juventus-Inter per quanto riguarda il risultato che poi ne potrà uscire. Perché ci sono quelle annate dove acchiappi quella squadra che diciamo non te la fa mai buona. E la Lazio, vista la Coppa Italia, vista la partita in campionato, ci sarà voglia di riscatto a Roma. Non è mai semplice, però noi la Lazio e loro la Juve vedremo poi chi guadagnerà punti su chi. Ultima partita prima di arrivare allo scontro diretto: Inter-Genoa e Como-Napoli. Forse più difficile la nostra, domenica alle 12:30 Como-Napoli. Partita che comunque a me non piace mai guardare a ora di pranzo, però ovviamente questa Serie A spezzatino non è da ieri che esiste, ma non mi ci sono ancora abituato e forse mai mi ci abituerò. Como Napoli e Inter Genoa prima di arrivare allo scontro diretto Napoli-Inter il 2 marzo, ovviamente orario da destinarsi perché ancora non lo sappiamo. Dobbiamo assolutamente fare 9 punti senza che ci nascondiamo e vogliamo fare gli ipocriti. Servono 9 punti se vuoi arrivare quantomeno allo scontro diretto con 3 punti di vantaggio. Poi mi direte, ma l'Inter c'ha la Juve, l'Inter comunque le deve giocare. E io dopo la sconfitta di ieri, che per amor di Dio, grasso che cola per quanto riguarda il Napoli, dopo la sconfitta di ieri sono un tantino scettico sul perdere ancora punti in casa Inter, quindi mi aspetto comunque un Inter che svolta completamente dopo i 3 gol presi con la Fiorentina e fa i 9 punti, quindi li dobbiamo fare anche noi questi 9 punti e col sangue agli occhi, con qualsiasi mezzo, anche un gol al 90esimo. Non starò qui a dire però contro, che ne so, il Como abbiamo sofferto, abbiamo vinto solo 1-0, ma magari ragazzi 3 punti sono sempre 3 punti e bisogna arrivare allo scontro diretto almeno con questo vantaggio per poi poterti permettere
però non voglio assolutamente mettere le mani avanti. Arrivando a più 3 sull'Inter allo scontro diretto, diciamo che hai due risultati utili in quella partita, perché il pareggio, è vero che siamo a Napoli, siamo tutti d'accordo, dovresti vincere lo scontro diretto per sterzare e dire ok, lo scudetto forse più noi ce lo andiamo a prendere che voi che ci inseguite, però bisogna, bisogna comunque stare con i piedi per terra e ragionare, perché poi offuscarsi, per offuscarsi diciamo che non si può dire per offuscarsi, mi auguro di sì, diciamo che non ci vuole niente, è un momento e cominci a perdere diciamo il senno, anche se abbiamo un allenatore che sa assolutamente come si gestiscono queste situazioni, come diciamo si gestisce il cammino in un campionato dove sei primo in classifica e ti stai giocando lo scudetto, perché ne ha già vinti di titoli e quindi mi mettono comunque in una condizione abbastanza tranquilla, ma non troppo. Resta il fatto che se arrivi a più 3, due risultati positivi, perché poi in quel caso, al di là che a Napoli e al Maradona la partita, il pareggio contro l'Inter al Maradona non sarebbe da buttare. Li tieni comunque a distanza minima, perché 3 punti sono praticamente una sola partita, basta che stecchi e l'Inter vince e sei lì comunque a pari punti, ma noi ce lo giocheremo comunque fino alla fine e vista comunque la Fiorentina che ha potuto battere l'Inter e l'Inter che non avrà respiro praticamente in questo periodo fino allo scontro diretto, dobbiamo assolutamente approfittare. Il target sono 9 punti, sarò presuntuoso, è l'unica cosa che si può fare per tenere l'Inter a distanza, che non credo che poi crollerà come ieri in qualche altro match. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, restate comunque aggiornati con la campanellina attivata, perché ci saranno ovviamente nuovi contenuti domenica, che andremo a ridosso del match, domenica e mattinata andremo a studiare anche le ultime, domani arriverà qualche altro contenuto magari, quindi iscrizione, campanella attivata, sempre Forza Napoli. Ciao!